Buongiorno a tutti ragazzuoli, nuova giornata, nuova avventura. Oggi siamo di nuovo, abbiamo dormito nell'area camping Sport Magenta, ma ci sarà un pacco sospetto che bisognerà andare a ritirare. Quindi, se siete curiosi, lo vedrete. Jessica è già pronta, che ha già portato Bernice. Emiliano dorme, cioè è sveglio ancora nel letto. Cristian si sta facendo faccia e denti. Pippo è nella sua gabbietta. Io ho già fatto un'oretta di lavoro sul computer. Ora abbiamo preso un caffè al volo e bisogna partire subito per andare a ritirare un pacco. Siamo andati a prendere le batterie che ci hanno chiamati, che sono arrivati. Ci siamo dovuti sparare chilometri su chilometri. Sto già iniziando l'assemblamento perché siamo già tornati su a Bergamo, dove dobbiamo finire il lavoro. Ho già tagliato i legni, ho già tagliato le barre, le ho già messe in pressione. Sto iniziando a mettere i bus bar e ora andiamo a fare il collegamento della centralina sua, che sarebbe il BMS, e va collegato al pacco batterie, ogni singola cella, perché lui almeno le gestisce, e poi col computer bisogna registrare tutti i parametri sulla centralina per fargli fare il lavoro che deve fare, il lavoro giusto, perché non puoi permetterti, non hai margine di errore nei collegamenti. Eccoci qua. Allora, è l'1:30 di notte, non sto bene, però abbiamo fissati 2 staccabatterie. Ho numerato tutti i fusibili. Questo è il caricabatterie della 220, che il fusibile ce l'ha già là. Poi abbiamo il DC-DC, la linea 1, 2, 3, 4 ed il frigo. Ed è a prova di imbecille perché DC-DC 1, 2, 3 e 4. Li abbiamo collegati già anche sullo shunt e su il positivo. Questi qui, gli staccabatterie, li ho nominati sotto e sopra, e sono messi uno sotto e uno sopra perché ci sarà un pacco di batterie sotto e un pacco di batterie sopra, saranno una sopra l'altra. Li faccio vedere finiti, guardate che bellezza, completi con il loro BMS qua sopra, che nessuno può toccare, la scatola è chiusa, ha lo spazio di areazione, verranno uno sopra l'altro. Questo è il positivo principale, questo è il negativo che esce dal BMS. Guardate che bellezza. Ok, quindi ora andiamo avanti. Il lavoro praticamente completato, abbiamo rimesso sul legno, abbiamo messo sulle batterie dietro il lato passeggero, qua così. Qua c'è su inverter, salvavita, sfusibile dei pannelli, non si vede praticamente niente. Gli unici cavi che si vedono sono questi, ma ai miracoli non si possono fare, e qua tanto c'è poi il sedile ora che copre tutto, e qui deve comunque rimanere aperto per arieggiare. Allora, abbiamo fatto tutte le siliconature dell'Aicone, ora ve le faccio vedere così volanti, e abbiamo finito l'impianto. Ora poi facciamo 2 test, così vediamo che tutto sia ok. E io qualche prova l'ho già fatta, però per essere tranquillo ora arrivano i ragazzi e facciamo con loro il test finale. Queste sono le siliconature delle finestre, questa è la bombola del gas. Direi che è abbastanza precisa, no? Che ne dite? Queste sono quelle trasparenti che vabbè non rendono tanto. Ora vi faccio vedere dentro. Allora, internamente l'avete già visto, però ora è finito totale. Qui è dove c'è il frigo, è stata messa la cornice ai lati. Qua sotto c'è il boiler, 15 litri, uso domestico. Scusate il buio, ma sono quegli angoli dove non si vede tanto. Qui il falegname gli ha messo una mensolina con le 2 staffe, quelle che si chiude. Qui c'è già l'induzione portatile, tutte le luci a LED le avevate già viste. E dulcis in fundo, qua dove vedevate tutti i cavi non si vede più niente. Dulcis in fundo abbiamo i pacchi batterie con tutto il resto. Ora, lo spazio che abbiamo dovuto occupare è questo, non si poteva fare diversamente perché non si voleva sacrificare per il momento le dinette, quindi abbiamo dovuto decidere, optare per installarle qua, e non c'è altri posti perché comunque anche loro hanno bisogno del loro spazio.
Però più di questo io non sono riuscito a fare. Faremo gli ultimi test con assorbimenti, tipo accendiamo l'induzione, li faccio vedere un po' come funziona il monitorino e via dicendo, e poi via per un'altra meta. Rimanete collegati perché vedrete dove andiamo. Di nuovo on the road, ragazzi. Siamo partiti, mezzo consegnato, abbiamo fatto tutte le prove sotto sforzo, batterie, inverter, piastra induzione, boiler, tutto. Funziona tutto, non avevo dubbi. Però logicamente è sempre meglio provare e testare. E niente, ora siamo on the road, piove, il tempo è brutto, però cerchiamo cosa fare. Dobbiamo trovare una vita. Siamo venuti a fare un giro al Decathlon, così Emiliano e Cristian hanno detto che si vogliono comprare una palla per giocare, anche se il clima e le temperature che hanno dato è pioggia per un bel po', quindi. E poi devo andare fino dall'Eroe Merlin o Brico, vediamo un po', a prendere due cose che mi mancano. Shopping fatto. Allora, Christian si è preso la palla al Decathlon, poi si è comprato una tuta, abbiamo comprato la pasta che era in offerta, del pane, poi siamo andati al Brico, ho dovuto comprare fascette per crimpare, questi qua che sono molto utili, un restringente, un cutter nuovo perché era la frutta, e poi altre bagianate qua, altre fascette, il nastro. L'unica cosa che non ho trovato è un paio di forbici dell'elettricista buone, quindi mi toccherà comprarmele su Amazon. Buongiorno a tutti. Oggi giornata piena di cose da fare. Ci stiamo preparando. Abbiamo messo un po' in ordine il camper. Ora andiamo a prendere dei panini dell'affettato perché dobbiamo accompagnare Emiliano alla stazione che torna giù a Savona e gli facciamo un paio di panini perché il treno ci mette un po'. Jessica è preoccupata, quindi stiamo andando a comprare 30-40 kg di panini, 7-8 kg di affettato, 5-6 alberi di frutta, 2-3 damigiane d'acqua, in maniera che Emiliano non c'è il rischio che rimanga senza niente perché sono 2 ore e mezza di treno e potrebbe rischiare di rimanere senza mangiare. Hai poco da prendermi in giro, perché è normale che sono preoccupata, deve andare in treno, c'ha il viaggio, è da solo. Sono 2 ore e mezza di treno. Fa niente, c'ha 21 anni. Fa niente, per me è sempre piccolo, è il mio bambino. Ma nessuno dice che non è che. Cioè, vabbè, noi andiamo a prendere le cose, loro finiscono di prepararsi, di far colazione e poi vediamo cosa fare. È assurdo, dobbiamo lasciare Emiliano alla stazione, ma noi siamo ora in una via, non mi chiedete che via. Infatti l'abbiamo dovuto lasciare qua a piedi perché praticamente io sono in sto vialone, mi sono dovuto fermare in mezzo alla strada perché se giro subito a destra c'è divieto ZTL, lì traffico limitato, telecamere, ti sparano con i razzi. Di là anche io posso solo stare in questa strada, però l'assurdo che non capisco è che io posso stare qua col motore acceso in mezzo alla strada, che a 1 metro di là c'è l'area B, a 1 metro di là c'è l'area B, qua posso inquinare, in quelle zone no. Vabbè, no comment, stimo chi ci vive perché io sto già esaurito. Guarda, abbiamo lasciato Amy, ci ha fatto piacere che è stato con noi, ma volo via ora da qua perché io non ce la faccio a stare in un posto, devo entrare alle 7 di sera, uscire al mattino, cioè. Una volta lasciato Amy siamo venuti all'autolavaggio a lavare la gabbia di Pippo come si fa solitamente. Ora era di più che non lo facevamo perché c'era Amy, una cosa e l'altra, e nel mentre diamo una bella lavata anche a casa su 4 ruote che ne aveva veramente bisogno. Ora le ho già dato un prelavaggio e tra l'altro ho preso un prodotto togli righe nere da Camping Sport Magenta, questo, però sinceramente sì, qualcosa ha fatto, ma noi qua abbiamo un problema di base sulla carrozzeria che non c'ha più materiale. Ora qua non si vede, però si inizia quasi a vedere la resina, è da riverniciare tutto. Quindi appello a tutti i nostri seguitori: se siete una carrozzeria italiana e volete aiutare a casa su 4 ruote a riverniciare le 3 pareti, a noi interessano le 3 pareti della cellula, ce lo regalate o ci fate un prezzo da amico, potete scriverlo nei commenti, e se siamo anche di strada, nel senso che non siete dalla parte opposta dell'Italia o quant'altro, comunque si può ragionare sul fatto. Nel mentre abbiamo Christian che fa i compiti, che studia, e noi puliamo fuori.
vamos pa'lante. Dopo un bel lavaggio del nostro camperozzo, della gabbia, siamo venuti nell'area a fare carico e scarico. Noi carichiamo da qua perché il beccuccio che ho qui è un po' una chiavicata, quindi la metto qua diretta. Dobbiamo andare un attimo qui dietro, c'è il Famila. Che abbiamo finito lo spruzzino per lavare i vetri, così facciamo un colpo ai vetri perché lavando all'autolavaggio poi rimangono tutti quei puntini bianchi e mi dà fastidio, allora poi li ripasso tutti con Glaxes, Vestril, quei prodotti da vetri. Ha cambiato un po' colore, casa su 4 ruote, ne aveva bisogno di una bella lavata. E poi credo che è quasi ora della pappa, quindi mangiamo. Buona, carica e scarico terminato, siamo andati un attimo qua a piedi dal cinese. C'è un negozio cinese, il Famila, abbiamo preso grissini, strachino, qualcosa da far pranzo, poi c'è dell'altra roba. Ora pranziamo, ora io faccio un attimo una modifica al legno della gabbia di Pippo per farcelo stare più comodo e che si sporchi meno, e poi facciamo la pappa. E oggi pranzo, stamattina quando siamo andati a prendere l'affettata e i panini per Emiliano che partiva, abbiamo deciso di prenderci degli spiedini e Jessica li ha preparati, sono buonissimi. Sempre da quella macelleria buonissima, Massironi, che è uno spettacolo. Tra l'altro guardate, c'hanno anche un canale YouTube anche loro dove fanno vedere come fare certe preparazioni, però o l'hanno appena aperto perché ho visto pochi numeri. Comunque è interessante questa macelleria, ci ho fatto già il pallino su Google Maps, ogni volta che passerò da queste zone ci sarà tappa fissa. E niente, ora mangiamo. Poi oggi ci tocca anche la lavanderia che io odio, però almeno facciamo un reset un po' nel camper, è andato via anche Amy, quindi reset totale, si riparte. E poi rimanete collegati perché c'è già un nuovo progetto. Ragazzuoli, ci siamo mangiati gli spiedini che erano buonissimi e ora ci siamo tolti un piccolo peccato di gola. Giusto perché siamo magri. Giusto perché siamo anoressici. Qua dal Famila ci siamo presi questo... Fa la mitragliezza. Vi facciamo vedere il dolcino che ci siamo comprati. Cristian lo sta già aprendo. Che cos'è? Qui c'è un po' di meringhe. Una bella meringata. Wow. Se è buona quanto è bella quanto è buona. Mamma mia. Ora ce ne sbraniamo subito un bel pezzettone. Camper resettato un pochettino, così Jessica è contenta. Abbiamo rimesso un po' in ordine, un po' mezzo pulito. Non ancora del tutto, ma il grosso l'abbiamo fatto. Ora lavanderia e ritirare dei pacchi Amazon. E poi non so dove andiamo stasera perché c'è già 15:38. sono le 3:30, un'ora minimo passa per sta cavolo di lavanderia che io odio. Sono le 4:30, inizia poi a far buio, non so, magari rimaniamo qui ancora, non lo so, vediamo, lo vedremo assieme. Comunque sinceramente parlando capisco quando chi vive a Milano, Torino, in queste città. Ok, grazie Google. Tanto detto finora, io che devo parlare parli anche tu però. E venire in Riviera a farsi un bagno perché il clima che c'è qua, le code, il traffico che c'è, mamma mia. Pacchi ritirati, uno è qua, l'altro è là sotto. Ora lavanderia che è qua a un chilometro, era dal locker. 150 minuti. Saperlo potevamo venire dalla lavanderia, ci facevamo 2 passi fino a qua, però non sapevamo le distanze e non abbiamo voluto rischiare. Questo è il vialone, già piena di addobbi natalizi. E qua siamo a Monza centro, si può dire. Monza, ora esattamente dove non lo so. Siamo arrivati alla lavanderia, praticamente noi abbiamo parcheggiato qua e laggiù dove c'è quella macchina rossa, lì dietro c'è la lavanderia, ora ve la facciamo vedere comunque. Ti piace a te fare questa esperienza della lavanderia? No, non mi piace neanche a me la lavanderia perché è praticamente quasi 2 ore. 2 ore magari no, ma un'ora e mezza persa. Vai, attraversiamo senza Non è strisce. persa perché comunque stiamo andando a lavare la roba, però è noioso. Ti devi stare lì fermo, ti rompi le scatole. Vabbè. Ne vuoi fare 2 da 11 o una da 18? No, non basta, no. Basta una? Sì. Si è aperto il dibattito, ragazzi, abbiamo preso i gettoni, poi ci siamo dimenticati che noi solitamente dove andiamo noi c'hanno sempre i detersivi inclusi, questi invece li devi aggiungere tu. Noi avevamo solo l'ammorbidente, quindi alla macchinetta alle mie spalle abbiamo acquistato 2 bustine di detersivo liquido, 50 centesimi l'una. Per ora è venuto il dubbio, secondo voi dove vanno messe? Allora, noi abbiamo messo l'ammorbidente nell'ammorbidente,
e poi non è in polvere, e poi ti dà prelavaggio e lavaggio liquido. Noi ne abbiamo messa una nel prelavaggio, così mentre la prelava usa sapone, e una nel lavaggio. Fateci sapere nei commenti secondo voi qual è il metodo più giusto. Noi abbiamo fatto così. Il costo di una da 18 kg è 14 gettoni, 18 kg, e sarebbero 7 euro perché sono 50 centesimi a gettone. Prima di utilizzarla puoi usare il programma 6 che è igienizzazione supplementare ed è gratuito. E ora cerchiamo il programma. Lana no, seta no, igienizzazione no. Ora abbiamo fatto partire 25 minuti di lavaggio e Google sveglia tra 25 minuti. Ecco fatto, ho messo la sveglia alle 16:44. Bravo Google. Ora andiamo nel camperozzo, ci facciamo un caffettino, merenda e tac. Ora vi facciamo vedere il camperozzo dove alla fine siamo usciti, che era lì dietro. Ehi, dite ai nostri amici che sono venuti a chiederci se gli vendevamo il campo. Ah sì, è vero. Quando prima lo stavo lavando stamattina è arrivato un tizio e mi fa: ma lo vuoi vendere? Ho detto: guarda, è la mia casa e poi quello che ci ho speso non me lo darebbe mai nessuno, quindi non si tocca. che poi anche se trovassi uno che mi dà, diciamo, quello che ho speso o comunque una cifra ragionevole, non penso che lo darei, perché comunque ormai so i pro e i contro del nostro camperozzo e quindi dovrei comprare un'altra cosa che avrebbe dei problemi, che dovrei rifare, cioè dovrei ricominciare da zero, che se devo parlare per il livello mio che mi piace fare, sì, sarebbe una bella cosa semplicemente per quello, però alla fine basta, sto continuando a rifare il mio e rifaccio il mio. Guardate come è venuto bello bianco, bello pulito, si sono tolte un po' di rigacce, un po' di schifezze, è tornato un po' bianco, dai, ne aveva bisogno, anche se alla fine era 15 giorni che non lo lavavamo, non è che è un mese, Sì, anni. no, non era tanto, però comunque si vede la differenza. Sì, guarda che bello bianco. Ricordatevi di farvi sentire se c'è qualcuno che Già detto per verniciarlo, per farlo una bella riverniciata fuori, perché che o ce la vogliono regalare o a un prezzo da ce amico. la vogliono regalare, noi faremo una grandissima pubblicità. Però mi raccomando, sia che me la regali sia che mi fai un prezzo d'amico, deve essere fatto perfetto, perché io sono un rompicoglioni, questo te lo dico, amico mio. Perché io quando ho fatto verniciare la mia macchina, l'ho infilata, gli ho fatto cambiare tutti i filtri del forno, gliel'ho fatta mettere nel forno, l'ha verniciata, io prima che uscisse dal forno ho controllato che non avesse nessun tipo di bruschino, l'ha dovuta tirare fuori dal forno perfetta. Ho detto, perché se c'è solo un bruschino che lo devi lucidare, che non succede niente, che va benissimo, la riverniciamo tutta. E la macchina è uscita senza neanche un bruschino dal forno. Ora penso che dopo questa, nessuno si farà vivo. Se c'era qualcuno che era intenzionato a contattarmi, nessuno ci contatterà. mi dice: arrangiati, me lo faccio a bomboletta. Siamo andati a mettere la roba nell'asciugatrice. Non l'abbiamo fatto vedere perché era pieno di signori anziani, guardavano male quando vedevano la telecamera, non capivano cos'era. Allora, per evitare discussioni, abbiamo evitato di farvi vedere il passaggio dalla lavatrice all'asciugatrice. Allora, torniamo a casa, aspettiamo 20 minuti che si asciuga e poi andiamo a ritirarla. Tornati dall'asciugatrice, stiamo sistemando il tutto. Boom. Qua c'è tutte le coperte, lenzuola, abbiamo rifatto anche i letti, le lenzuola, tutto. Cristian si sta mettendo a posto la sua roba nell'armadio. Jessica sta mettendo a posto roba in bagno. Pippo vi saluta. Saluta. Bravo, che da bacino, amore, po'. Che bravo, tuo bambino. Monello. Sei monello. Bravo. Ci siamo spostati dopo la lavanderia. Dobbiamo andare a Decathlon a prendere un paio di guanti per Christian per andare col monopattino. Però abbiamo trovato un MediaWorld e ci siamo fermati perché andiamo a vedere se troviamo qualche aspirapolvere, perché la nostra sta dando i numeri, fa un rumore assurdo. Ho provato già a pulirla, a smontarla, ma è arrivata alle cozze. Quindi vediamo se troviamo qualcosa, perché siamo andati in un altro negozio, solo che non puoi provarle per sentire la potenza, devi comprare quella che è in esposizione,
Cioè, assurdo, tu mi vendi un prodotto praticamente usato perché erano tutti ammaccati e rovinati e io devo comprarmi quella senza neanche poterla provare per vedere se funziona o se ha la potenza che voglio io. Vabbè, ora vediamo qua cosa ci dicono, speriamo in bene. Regalo per Natale fatto. Me lo sono fatto da sola. Vabbè, l'importante basta il pensiero, no? Ah. Abbiamo acquistato questa che oggi era in Black Friday, anziché 200, non mi ricordo quanto, 199. 2,69. 2,69 forse. E in più oggi in regalo c'è la spazzola acqua che diciamo fa lava e asciuga, non aspira liquidi ma fa lava e asciuga. Speriamo che duri, sia un buon prodotto. La signora le abbiamo spiegato del camper che non ci servivano né tutti gli accessori perché in un camper lo spazio è quello che è, lo sappiamo benissimo. Allora ci ha detto che inizierà a seguirci sul canale, che le abbiamo detto il nome del canale. Con sana invidia ci invidia che noi viaggiamo e viviamo viaggiando, quello vorrebbe fare anche lei. Io le ho detto volere, potere. Ora la proviamo un attimo se funziona già che siamo qua e poi ci spostiamo nel parcheggio per quasi ora di cena. Sì, sono le 7 poi. Decathlon. Sì, e poi parcheggio. No. Commissione Decathlon fatta. Ora siamo alla Lidl che ci manca. Prendiamo la salvia perché stasera ci facciamo i ravioli, burro e salvia. Però non abbiamo la salvia, quindi andiamo a comprare la salvia e poi prendiamo qualcosa magari per colazione. Ora vediamo se c'è qualcosa che ci ispira. E intanto venite con noi che vedete anche voi cosa prendiamo. Niente salvia ragazzi, non c'è salvia per gatti, quindi ora dobbiamo inventarci a come fare i raviolini. O facciamo del pomodorino fresco, Però ce l'ho anche col pomodoro. se no prendiamo un pelato, lo facciamo noi. Ora vediamo cosa ci inventiamo. Niente, alla fine non ci è venuta in mente nessuna idea di come fare i ravioli, ci siamo presi le pizze queste qua congelate. Potevamo fare meno che comprarci le pizze già fatte da cuocerci in forno. Però vabbè, ogni tanto almeno anche Jessica non spignata, non fa niente. Si accende il forno stasera, si buttano dentro 10 minuti, un quarto d'ora, queste qua stanno lì poco. Tac, cena fatta. Ora siamo arrivati in camperozzo, sistemiamo la roba e andiamo nel parcheggio, diciamo il solito per quello che ormai siamo stati lì 2 giorni, così prepariamo cena e mangiamo. Per ora voi ditemi ragazzi, noi siamo una famiglia che viviamo e viaggiamo in camper, no? Abbiamo dovuto fare questo acquisto, l'aspirapolvere. Ora ditemi voi, la dinette, c'è questo cartone che ok io lo posso rimettere dentro, ma sempre che questo cartone dove lo butto? Tipo domani raccolgono la plastica? Io che vivo e viaggio in camper e non ci sono cassonetti, dove la posso mettere? Ora dovrò cercare, tipo qui alla Lidl, se hanno nel retro e se mi permettono di buttarla nei loro contenitori, se no devo abbandonarla a fianco a un cassonetto o dovrei cercare un'area ecologica che chissà dov'è, domani è sabato che magari è chiusa. L'area ecologica devi essere residente. L'area ecologica se non sei residente non ti fanno scaricare, quindi ditemi voi un turista che si troverebbe qua nelle mie condizioni, magari straniero, o comunque basta come noi che non siamo residenti qua in questo comune, in questa città, in questa regione, dove si va a buttare questa immondizia. È assurdo, però tanto è così. Ora il primo bidoncino che troverò o al Lidl lo vedo chi mi dà il permesso e lo appoggerò lì. Cosa devo fare? Vabbè, andiamo a mangiare, va. Abbiamo svuotato il forno acceso, a manetta, 200 gradi, 250, sopra e sotto ventilato, le pizze sono qua, questa è margherita di Cree, questa è la mia salsiccia e friarelli, e questa è di Jessica, tartufo, funghi e non so cosa, e gorgonzola. Questo è, ora ve lo faccio vedere, 185 ampere stanno uscendo dalle batterie, stanno a 12,2 di tensione, 90%, 89,9, 2 kW e 2 stiamo ciucciando dalle batterie, 185 ampere. Il rumore che sentite
ventola di raffreddamento dell'inverter, motore spento, non c'ha le chiavi attaccate, non c'è trucco, non c'è inganno e siamo in bolla e siamo a novembre, il sole, ecco, è finito di raffreddare l'inverter. Non c'è trucco, non c'è inganno, si può fare in camper senza problemi, siamo in libera in un parcheggio comune. Non è un campeggio, non è niente, non siamo attaccati alla 220 e niente. E ora buon appetito a tutti. Che se magna. Saluta Pippo. Ora, non vogliamo offendere i pizzaioli, ci mancherebbe. Però per quello che le paghi e l'istantaneità, ecco Pippo anche lui si sta servendo. No, E l'istantaneità diciamo che la puoi fare, che alla fine accendi il forno, lo scaldi, la scaldi un po' e va bene. È mangiabile, diciamo che sinceramente non mangiate di peggio in pizzeria, ecco. Quindi buona, promossa. Buon appetito. Abbiamo finito di cenare, ora Jessica si droga. io sono un po'... Brioschi. Questi io vedi, quando vado al supermercato non devono mancare i brioschi. Non so se brioschi, come si... Brioschi. Brioschi, non sono convinta che si legga, che si dica così. Brioschi. Come lo leggi il chi? Brioschi. Se non c'era la H era brioschi. Brioschi. E nel mentre ci guardiamo i nostri amici Camperado, i tre nomadi, che è uscito il loro nuovo video, hanno fatto vedere un'alba spettacolare. E nel mentre ci siamo anche sentiti telefonicamente, ora continuiamo a guardare il loro video. E questo si chiama Rio Guadiaro e sfocia direttamente qua nel mare, però c'è solo una piccola parte aperta. Dopo un po' di svago, che abbiamo guardato 2 video alla TV, un po' di relax, ora si va a nanna. Jessica è già là sopra, Christian anche nel suo tugurio, Pippo è già coperto, mi ha salutato e Bernice non c'è il rischio lì sotto che dorma, quindi buonanotte a tutti, al prossimo video.